Ciao a tutti, come state? Questi sono gli ultimi mesi di scuola, quindi mi raccomando, vi voglio carichi, allenatevi il più possibile per ottenere buoni voti in pagella. Oggi continuiamo con la playlist FAQ perché molti di voi mi hanno chiesto di fare un video sulle divisioni con i numeri decimali, ovvero divisioni in cui il dividendo oppure il divisore oppure entrambi sono numeri con la virgola. Partiamo come sempre da un esercizio pratico, dobbiamo risolvere questa divisione. Il mio trucchetto è utilizzare la proprietà invariantiva, che consiste nel moltiplicare questo numero e questo numero per una stessa quantità. Ora, il mio obiettivo è fare in modo che qui non ci sia la virgola. Siccome dopo la virgola ho una cifra, moltiplico per 10. Se dopo la virgola qui avevo due cifre, moltiplicavo per 100. Se avevo tre cifre dopo la virgola, moltiplicavo per 1000 e così via, ok? Quindi nel nostro caso moltiplico questo numero e di conseguenza anche questo numero per 10. Moltiplicare un numero per 10, sapete bene, vuol dire spostare la virgola più a destra e quindi finisce qua. Ottengo 87,4. Allo stesso modo sposto la virgola di una posizione a destra e quindi 6,4 diventa 64. Risolvere questa divisione è equivalente a risolvere questa divisione. E ora facciamo i calcoli. Se avete visto il video FAQ divisioni a due cifre, sapete bene che per risolvere una divisione ci sono due possibilità. Il primo metodo che vi ho fatto vedere appunto in quel video oppure il secondo che per me è più veloce. Quindi sfruttiamo quel trucchetto. Vi ricordo che dobbiamo andare a considerare 87. Perché 87 e non 8? Perché 8 è più piccolo di 64, quindi devo considerare un numero più grande, 87. Ora il trucco sta nel cancellare l'ultima cifra, sia di questo che di questo. E mi chiedo, il 6 nell'8 quante volte ci sta? Ovviamente una, perché 6 per 1 6, 6 per 2 12, 12 è più grande di 8 e quindi scrivo 1. Ora moltiplico, 1 per 64 fa 64 e lo scrivo qui sotto in colonna. Facciamo la sottrazione, 7 meno 4 fa 3, 8 meno 6 fa 2. Ora portiamo giù 4 tenendo conto che qui c'è la virgola e quindi la virgola devo andare a ricopiare qui. Adesso devo fare 234 diviso 64, uso sempre il solito trucchetto, nascondo con le dita le ultime cifre, qui e qui, e mi chiedo, il 6 quante volte ci sta nel 23? 3, perché 6 per 3 fa 18, 6 per 4 24, che è più grande di 23 non va bene, e quindi qua scrivo 3. Ora calcoliamo 64 per 3, 3 per 4 12, il 2 lo ricopio e l'1 lo scrivo qua sopra, 3 per 6 18, più 1 19, 64 per 3 fa 192 e lo vado a scrivere qua sotto. Come sempre qui dobbiamo sottrarre, in colonna 4 meno 2 2, 3 meno 9 non si può fare, quindi prendo in prestito una cifra qui, viene 13, 13 meno 9 fa 4 e 1, perché 2 si è semplificato è rimasto 1, meno 1 0. Ora continuiamo, il resto qua è 42, quindi non ho più cifre, vado ad aggiungere 1 0. Continuiamo con il trucchetto, dobbiamo fare 420 diviso 64, cancello l'ultima cifra e mi chiedo, il 6 nel 42 quante volte ci sta? 7, perché 6 per 7 fa proprio 42, quindi qui vado a scrivere 7 e andiamo come sempre a fare l'operazione 64 per 7 come abbiamo fatto qua. Qui avevo trovato 3 e quindi avevo moltiplicato per trovare il numero da mettere qui. Moltiplichiamo 4 per 7 28, 8 lo ricopio e 2 lo scrivo qua sopra, 6 per 7 42 più 2 44. Questa volta mi rendo conto che 7, che pensavo fosse il numero giusto, in realtà non va bene perché ho ottenuto 448 che è più grande di 420 e quindi abbasso di 1. Il numero che stavo cercando non era 7, in realtà è 6 e scrivo 6. Quindi andiamo a fare la moltiplicazione, 64 per 6, 6 per 4 24, 4 lo scrivo e 2 lo ricopio qua su, 6 per 6 36 più 2 38. Come volevo ho ottenuto un numero che è più piccolo e quindi sono sicura che ho fatto bene, lo vado a scrivere qua sotto sempre in colonna. Andiamo a fare la sottrazione sempre in colonna, so che siete bravi, fatela da soli, mettete stop e controllate se viene uguale alla mia. Vi è venuto 36? Se avete risposto sì, bravissimi. Ora potrei continuare così ad aggiungere 0
e a fare questo procedimento fino a che non ottengo resto 0. Solitamente dopo 2 cifre dopo la virgola ci accontentiamo e quindi possiamo dire che il quoziente della divisione è questo e il resto è 36. Ora vediamo un altro esercizio, perché qui avevamo la virgola sia al dividendo che al divisore. Questa volta ho 12, non ho un numero con la virgola, quindi non posso moltiplicare sia lui che lui per 10, 100, 1000. Devo andare direttamente a fare la divisione. Vediamo come si fa. Si parte da 0 e mi chiedo quante volte 12 sta in 0? Ovviamente 0, perché 0 per 12 fa 0. E lo scrivo qui. Come sempre moltiplico 0 per 12, 0, il risultato lo vado a mettere qui sotto in colonna. Scrivo sempre meno perché qua devo fare la sottrazione. Ovviamente 0 meno 0 fa 0. Ora c'ho la virgola e quindi lo vado a ricopiare qui. Porto giù il 3 e di nuovo mi chiedo quante volte il 12 sta nel 3? Ovviamente 0, perché 12 per 0 fa 0. E 12 per 1 fa 12 che è troppo grande, è più grande di 3 e non va bene. E quindi di nuovo 0 e lo scrivo qui. Moltiplico 12 per 0, 0, lo scrivo qua sotto in colonna. Come sempre sottraggo, quindi qui metto meno, 3 meno 0, 3. Continuiamo e quindi siccome qui non ho altre cifre vado ad aggiungere 0. Ora dobbiamo fare 30 diviso 12. Posso chiedermi quante volte il 12 sta nel 30 oppure posso utilizzare il trucchetto di cancellare l'ultima cifra e l'ultima cifra. 3 diviso 1 fa 3, però se ci pensate bene 3 non va bene perché 3 per 12 fa 36. Il mio obiettivo è sempre trovare un numero più piccolo di questo, più piccolo di 30 e quindi abbasso, invece di 3 prendo 2. In questo modo 2 per 12 fa 24 e lo scrivo qua sotto. Continuiamo, dobbiamo fare la sottrazione. 30 meno 24, 6. Vado ad aggiungere un altro 0 qui. Ora 60 diviso 12, cancello come sempre l'ultima cifra, 6 diviso 1, 6. Se ci pensate anche qui non va bene, 6 è troppo grande, perché 6 per 12 fa 72 e quindi invece di 6 prendo 5, in modo tale che ottenga un numero più piccolo o al massimo uguale a 60. Come sempre moltiplichiamo 5 per 12, fatelo in colonna e vedrete che vi viene 60. Facciamo la sottrazione come sempre, abbiamo ottenuto 0. In conclusione 0,3 diviso 12 fa 0,025 con il resto 0. Bene ragazzi, la spiegazione sulle divisioni con i numeri decimali finisce qui. Io spero di avervi dato una mano e di avervi fatto capire meglio come svolgere questo tipo di esercizi. Fatemelo sapere con un like. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento a tutti!